Lezione 1. Proteggere i tuoi oggetti di valore. Ciao Anna, hai sentito parlare di una cassetta di sicurezza per custodire documenti e oggetti di valore importanti? Ah sì, stavo pensando di prenderne uno. Come funziona esattamente? Bene, è un'opzione di deposito sicura presso una banca o una cooperativa di credito. Puoi tenere sotto chiave oggetti come il passaporto, i gioielli o altri oggetti di valore. Sembra davvero conveniente. Quanto costa in genere noleggiarne uno? Le tariffe possono variare, ma di solito vanno dai 30 ai $100 all'anno a seconda delle dimensioni della scatola. Non è poi così male. Ne hai uno anche tu? Sì, ne ho uno ormai da qualche anno. Mi dà la tranquillità di sapere che i miei oggetti importanti sono protetti. È fantastico sentirlo. Penso che ne prenderò uno anch'io. Grazie per le utili informazioni, Giovanni. In qualsiasi momento, fammi sapere se hai altre domande mentre lo configuri. Lezione 2. Apprezzare la bellezza della natura. Ehi Anna, hai notato l'incredibile bellezza che ci circonda nella natura ultimamente? Decisamente. I colori vivaci e i dettagli intricati sono semplicemente affascinanti. Assolutamente. Il modo in cui la luce del sole gioca sui fiori e sugli alberi è semplicemente sorprendente. Sono d'accordo. È incredibile come madre natura crei panorami così mozzafiato. Decisamente. Della varietà infinita, dalle rigogliose foreste verdi agli spettacolari panorami montani. Assolutamente. C'è bellezza anche nei più piccoli dettagli, come i delicati petali di un fiore di campo. Non potrei essere più d'accordo. Ti fa davvero apprezzare l'incredibile abilità artistica del mondo naturale. Lezione 3. Chiedere consiglio. Buongiorno Anna, ho una domanda per te. Sto programmando un viaggio e non so come procedere per prenotare una camera. Qualche consiglio? Oh, è un'ottima domanda, John. Quando prenoto un hotel, mi assicuro sempre di leggere prima le recensioni degli altri viaggiatori. Ah, è un'idea intelligente. Ottenere quella prospettiva in prima persona è probabilmente davvero utile. Assolutamente. Consiglio inoltre di confrontare i prezzi su più siti di prenotazione per trovare l'offerta migliore. Buona chiamata. Devo guardarmi intorno per assicurarmi di ottenere il massimo dal mio investimento. Esattamente. E assicurati di considerare anche fattori importanti come la posizione, i servizi e le valutazioni degli hotel. Capito, queste sono tutte cose davvero fondamentali da tenere a mente. Voglio essere sicuro di trovare la soluzione perfetta. Decisamente. Prenderti il tempo per fare le tue ricerche in anticipo alla fine ti ripagherà. Ti ritroverai con un ottimo hotel. Apprezzo che tu abbia condiviso tutti questi suggerimenti utili, Anna. Adesso mi sento molto più preparato ad affrontare il processo di prenotazione. Sono felice di poterti fornire qualche consiglio utile, John. Fammi sapere se hai altre domande mentre pianifichi il tuo viaggio. Lo farò, grazie ancora. Mi sento bene nel trovare una fantastica opzione di hotel. Lezione 4. Faccende domestiche. Ciao Anna, volevo chiederti una cosa. Quanto spesso ti piace pulire la casa? È un'ottima domanda, John.
Cerco di occuparmi regolarmente delle faccende domestiche. La stufa ha bisogno di una bella ripulita ogni poche settimane e mi assicuro di pulire il frigorifero e gli armadietti una volta al mese circa. Ah, capisco. È una buona routine da avere. Lo ammetto, non sono sempre il più diligente quando si tratta di pulire. Posso capirlo? È facile che le cose vengano un po' trascurate, non è vero? Ma prendersi il tempo per riordinare può fare la differenza. Hai assolutamente ragione. Probabilmente dovrei essere più proattivo al riguardo. Qualche consiglio su come rimanere motivati? Ebbene, trovo che riservare del tempo dedicato alle pulizie ogni settimana aiuti molto. E cerco di renderlo divertente ascoltando musica o podcast mentre lavoro. Oh, l'idea musicale è buona. Può trasformarlo da un lavoro di routine in un'attività più piacevole. Esattamente. E trovo anche che suddividerlo in compiti più piccoli lo faccia sembrare più gestibile. Questo ha senso. Affrontare una stanza o un'area alla volta piuttosto che provare a fare tutta la casa in una volta. Precisamente. Si tratta di trovare un ritmo di pulizia che funzioni per il tuo stile di vita e la tua personalità. Mi piace questo approccio. Dovrò provarci e vedere se riesco a migliorare nel rimanere al passo con le cose. Sono fiducioso che tu possa farcela, John. E ricorda, Roma non è stata costruita in un giorno. Piccoli passi possono portare a grandi progressi. Sagge parole, Ranna. Va bene, mi sento ispirato a mettere ordine in casa mia. Grazie per i consigli utili. Lezione 5. Impegni artistici. Ehi, Anna, volevo chiederti, ti piacciono le arti o gli hobby creativi? Sai, in realtà mi piace dilettarmi con un po' di arte a parte. Volevo sperimentare di più con mezzi diversi. È davvero fantastico. Che tipo di arte hai esplorato? Beh, ho dipinto un po' con gli acrilici, ma sono anche molto curioso di provare gli acquerelli o magari anche qualche tecnica mista. Oh, i media misti sembrano integranti. Cosa ti ha spinto a esplorarlo? Sono semplicemente affascinato dall'idea di combinare materiali e texture diversi per creare qualcosa di unico. E ho visto alcuni esempi davvero stimolanti online. Questo ha perfettamente senso. Posso vedere il fascino di quel tipo di libertà artistica. Esattamente. Inoltre, ho una scorta di materiali artistici casuali, colori, pennarelli, matite colorate, che non vedevo l'ora di utilizzare. Ah, capisco. Quindi sei un po' un accumulatore creativo, eh? Posso capirlo. Ah, mi hai preso? Potrei avere una piccola collezione di materiali artistici in cui non vedo l'ora di tuffarmi. Nessun giudizio qui, Anna. Anch'io volevo dedicarmi di più agli hobby creativi. Oh, veramente? Che tipo di cose ti interessavano? Beh, sono sempre stato incuriosito dagli sfizi e dagli scarabocchi, ma non l'ho mai perseguito seriamente. È fantastico! Fare schizzi può essere una pratica meditativa e gratificante. Sì, mi piacerebbe provarci. Forse potresti condividere con me alcune delle tue tecniche preferite. Assolutamente! Sarei felice di scambiarci consigli e ispirarci a vicenda. Dopotutto, l'arte è tutta una questione di viaggio.
Adoro quella prospettiva. Va bene, facciamolo. Sono entusiasta di attingere al mio artista interiore. Meraviglioso! Sarà davvero divertente e non vedo l'ora di vedere cosa creerai, John. Anche qui, Anna. Grazie per la motivazione, mi sento già ispirato. Lezione 6. Routine mattutine. Buongiorno, Anna. Hai già avuto la possibilità di fare i tuoi esercizi mattutini? Buongiorno, Giovanni. No, non ancora. Di solito vado a correre a quest'ora, ma oggi ho iniziato un po' tardi. Ah, capisco. Cerco di rendere il mio allenamento mattutino una priorità, ma so che a volte può essere difficile adattarlo. Decisamente. Si tratta di trovare il ritmo che funziona meglio per il tuo programma e il tuo stile di vita. Assolutamente. Per me, fare esercizio per prima cosa aiuta a dare il tono per il resto della giornata. Posso capirlo? C'è qualcosa nell'iniziare la giornata con un po' di attività fisica che ti dà energia. Esattamente. E mi aiuta a sentirmi più concentrato e produttivo mentre mi immergo nella giornata lavorativa. Sono d'accordo. È incredibile quanta differenza possa fare. Hai una routine di allenamento preferita? Mi piace davvero fare una bella corsa veloce. Mi schiarisce le idee e mi fa pompare il sangue. È fantastico. Correre è un modo semplice ma efficace per rimanere attivi. Decisamente. E trovo che sia un bel modo per esplorare il quartiere e prendere una boccata d'aria fresca. Lo adoro. A volte lo mischio e faccio una veloce sessione HIIT o un po' di allenamento per la forza. Oh, gli allenamenti possono essere micidiali, ma così gratificanti. Dovrò provarci. Assolutamente. È un ottimo modo per concentrare molta intensità in un periodo di tempo più breve. Sembra perfetto per quei giorni in cui ho poco tempo ma voglio comunque allenarmi bene. Esattamente. Beh, probabilmente dovrei uscire per la mia corsa prima che la giornata mi lasci andare. Buona chiamata. Buon allenamento, Anna. Mi assicurerò di inserire anche il mio. Suona bene, John. Buon proseguimento di giornata. Anche tu, Anna. Ci vediamo dopo. Lezione 7. Ambiente di lavoro sano. Ehi, Anna, volevo sapere cosa ne pensi. Cosa pensi che renda un ambiente di lavoro sano? È un'ottima domanda, John. Credo che sia tutta una questione di trovare il giusto equilibrio tra produttività e benessere. Assolutamente. Non si tratta solo di portare a termine il lavoro, ma di farlo in modo da favorire la salute e la felicità dei dipendenti. Esattamente. Cose come avere spazi di lavoro confortevoli, incoraggiare le pause e l'esercizio fisico e promuovere una comunicazione aperta sono fondamentali. Non potrei essere più d'accordo. Quei piccoli tocchi possono fare una grande differenza in termini di morale e impegno. Decisamente. E penso che sia fondamentale anche promuovere una cultura di rispetto e sostegno reciproci. Decisamente. Nessuno dovrebbe sentirsi solo come un ingranaggio di una macchina, ma piuttosto come un membro prezioso del team. Assolutamente. Quando le persone si sentono veramente assistite, tendono ad essere più motivate e coinvolte nel proprio lavoro.
Questo è un ottimo punto. Si tratta di creare un ambiente in cui le persone possano prosperare, non solo sopravvivere. Precisamente. E i benefici che ne derivano vanno oltre il semplice benessere individuale, possono tradursi in produttività e risultati migliori. Non avrei potuto dirlo meglio io stesso. Quindi, quali sono alcuni modi specifici in cui pensi che possiamo coltivare questo tipo di ambiente di lavoro sano? Bene, cose come offrire attività di benessere, fornire mobili ergonomici e incoraggiare un feedback aperto sono un buon inizio. Sono idee fantastiche. Adoro l'idea di rendere il benessere dei dipendenti una vera priorità. Assolutamente. È un investimento che ripaga i dividendi nel lungo periodo, sia per i singoli individui che per l'organizzazione nel suo insieme. Decisamente. Va bene, mi sento ispirato a iniziare a implementare alcuni cambiamenti positivi da queste parti. È meraviglioso, John. Sono entusiasta di vedere l'impatto che può avere sulla nostra squadra. Anch'io, Anna. Grazie per l'ottima chiacchierata. Apprezzo molto le tue intuizioni. Lezione 8. La diversità conta. Ehi, Anna, ultimamente ho pensato molto alla diversità sul posto di lavoro. Cosa ne pensi? Questo è un argomento davvero importante, John. Credo che la diversità sia fondamentale per promuovere un ambiente di lavoro vivace e inclusivo. Sono completamente d'accordo. Le persone hanno forme, dimensioni e background diversi e questa diversità è ciò che ci rende forti. Assolutamente. Si tratta di riconoscere e celebrare le prospettive e le esperienze uniche che ogni persona porta in tavola. Decisamente. E va oltre le semplici differenze superficiali come l'età o il sesso. Si tratta di abbracciare la più profonda diversità di pensieri, idee e approcci. Esattamente. Quando si dispone di un team con background e mentalità diversi, ciò porta a soluzioni più creative e innovative per la risoluzione dei problemi. Adoro questo punto. La diversità innesca quell'impollinazione incrociata di idee che può davvero portare le cose al livello successivo. Assolutamente. E non è solo un bene per l'azienda, è la cosa giusta da fare. Tutti meritano di sentirsi apprezzati e rispettati per quello che sono. Ben detto, Anna. L'inclusione e l'equità dovrebbero essere al centro di qualsiasi cultura del luogo di lavoro sano. Decisamente. Si tratta di garantire che tutti abbiano pari opportunità di contribuire e crescere, indipendentemente dalla taglia, dall'aspetto o da altri fattori. Sono pienamente d'accordo. Dovremmo sforzarci di creare un ambiente in cui tutti sentano di appartenere. Esattamente. E tutto inizia con l'essere proattivi su aspetti come le pratiche di assunzione, la formazione e le politiche aziendali che promuovono la diversità e l'inclusione. Decisamente. È un processo in corso ma cruciale per costruire un'organizzazione prospera ed equa. Assolutamente. Sono felice che siamo d'accordo su questo, John. È un argomento che mi sta a cuore e mi sta a cuore. Anch'io, Anna. Mi impegno a fare la mia parte nel sostenere la diversità e inclusione qui. È la cosa giusta da fare. Non potrei essere più d'accordo. Insieme, so che possiamo fare davvero la differenza nel creare un ambiente di lavoro che funzioni per tutti. Assolutamente. Va bene. Arriviamo al dunque. Il futuro è luminoso quando abbracciamo le nostre differenze.
Lezione 9. L'era digitale. Ehi, Anna, cosa ne pensi dell'impatto che internet e i social media hanno avuto sulle nostre vite? È una domanda davvero interessante, John. Direi che il mondo online ha sicuramente reso l'informazione e la comunicazione molto più accessibili. Assolutamente. È incredibile quanto possiamo scoprire e connetterci con un semplice click. Decisamente. I social media, in particolare, hanno davvero rivoluzionato il modo in cui ci teniamo informati e interagiamo tra noi. Totalmente. Ha aperto tantissime nuove strade per l'espressione personale, l'apprendimento e la costruzione della comunità. Decisamente. E la ricchezza di informazioni disponibili online può essere incredibilmente stimolante. Decisamente. Ma suppongo che ci siano anche alcuni potenziali aspetti negativi da considerare, giusto? Assolutamente. Cose come la diffusione della disinformazione e l'impatto sulla salute mentale sono preoccupazioni fondate. Oh, di sicuro. Si tratta di trovare quel sano equilibrio e di essere consapevoli di come interagiamo con la tecnologia. Esattamente. Dobbiamo assicurarci di utilizzare questi strumenti in un modo che migliori le nostre vite, non le consumi. Decisamente. È un argomento ricco di sfumature, sicuramente, ma nel complesso diresti che i vantaggi superano gli svantaggi. È un'ottima domanda. Direi che dipende davvero da come ci avviciniamo e utilizziamo il panorama digitale. Prospettiva interessante. Cosa intendi con questo? Beh, penso che la tecnologia in sé sia neutrale. È il modo in cui scegliamo di interagire con essa che fa la differenza. Ah, capisco cosa intendi. Si tratta di essere intenzionali e mantenere l'equilibrio. Precisamente. Se utilizzato con attenzione, il mondo digitale può essere un potente strumento di apprendimento, connessione e crescita. Mi piace davvero questo modo di vedere la cosa. Si tratta di trovare quel punto debole e non lasciare che ci controlli. Assolutamente. È un'abilità che stiamo ancora imparando tutti, ma che è così importante in questa era moderna. Ben detto, Anna. Sono felice che abbiamo potuto esplorare questo argomento in modo ponderato. C'è molto su cui riflettere. Sicuramente, Giovanni. Il panorama digitale è in continua evoluzione, ma essere consapevoli nel nostro approccio è fondamentale. Non potrei essere più d'accordo. Va bene, mi sento ispirato a essere più intenzionale con le mie abitudini online. Grazie per la fantastica chiacchierata. Lezione 10. Scontri eroici. Ehi Anna, ho visto quel film d'azione che mi consigliavi l'altro giorno. Quella scena della sparatoria era intensa. Oh, sono così felice che tu l'abbia guardato, John. I bravi ragazzi hanno davvero avuto la meglio in quello, vero? Decisamente. Adoro quando gli eroi trionfano sui cattivi. È così soddisfacente vedere la giustizia prevalere. Assolutamente. C'è qualcosa in quegli scontri ad alto rischio alimentati dall'adrenalina che fa davvero pompare il sangue. Totalmente. Il modo in cui schivavano i proiettili e superavano in astuzie i criminali era così emozionante da guardare. Decisamente. E gli effetti speciali erano di prim'ordine, davano la sensazione di essere proprio lì nel bel mezzo dell'azione. Assolutamente.
Sono rimasto con il fiato sospeso per tutto il tempo, chiedendomi come sarebbe andata a finire. Lo stesso qui. Questi tipi di momenti emozionanti sono il motivo per cui amo così tanto i film d'azione. Concordato. C'è qualcosa in quel senso di imprevedibilità di posta in gioco alta che lo rende così accattivante. Decisamente. E quando i bravi ragazzi escono vincitori, è così soddisfacente. Non puoi fare a meno di tifare per loro. Totalmente. Ho fatto il tifo per loro per tutto il percorso. È sempre molto più gratificante quando gli eroi vincono. Assolutamente. È come un trionfo del bene sul male, ed è sempre una cosa potente a cui assistere. Ben detto. Questi tipi di scontri eroici sono così divertenti e stimolanti, in un certo senso. Decisamente. Ci ricordano che anche di fronte alle avversità, i giusti possono prevalere attraverso il coraggio e la determinazione. Esattamente. È un messaggio fantastico ed è così emozionante vederlo recitare sul grande schermo. Decisamente. Beh, sono felice che il film ti sia piaciuto, John. Le sequenze d'azione eroiche sono sempre un punto culminante per me. Anche qui, Anna. Grazie per la raccomandazione. Non vedo l'ora che arrivi la nostra prossima serata al cinema. Sembra perfetto. Sono sicuro che troveremo un altro thriller coinvolgente che ci terrà allerta. Assolutamente. Vai via agli eroici sconti. Lezione 11. Scoperte intriganti. Ehi, Anna, l'altro giorno ti ho sentito menzionare qualcosa su un articolo interessante che hai letto. Puoi condividere? Oh, assolutamente. In realtà era un pezzo davvero affascinante su alcune nuove scoperte archeologiche. Oh, archeologia, fa proprio il caso mio. Di che tipo di scoperte stiamo parlando? Bene, a quanto pare hanno scoperto alcune nuove prove sul viaggio degli schiavi fuggiti sulla ferrovia sotterranea. Wow, è davvero avvincente. Sono felice che i ricercatori continuino a far luce su quella parte importante della storia. Decisamente. L'articolo spiegava dettagliatamente come gli schiavi dovevano viaggiare di notte e nascondersi durante il giorno per evitare di essere scoperti. Ah, posso solo immaginare le difficoltà che devono aver sopportato. Maltempo, mancanza di riparo, paura costante di essere catturati. Esattamente. L'articolo ha davvero messo in luce l'immenso coraggio e la perseveranza di quegli individui che lottano per la propria libertà. È incredibile. Sono sempre incantato dalla forza e dalla resilienza dello spirito umano di fronte a tali avversità. Assolutamente. È un potente promemoria dell'importanza di preservare e imparare dalla nostra storia. Decisamente. Quindi cos'altro ha scoperto l'articolo sulle specificità del loro viaggio? Bene, parlava di come dovevano trovare modi creativi per nascondersi durante il giorno, che fosse nei fienili, nelle cantine o in altri luoghi segreti. Affascinante. Il livello di pianificazione e coordinamento necessario per realizzare una via di fuga così pericolosa. Esattamente. L'articolo sottolineava davvero il coraggio e la determinazione di questi cercatori di libertà. È fantastico. Mi piacerebbe saperne di più su questi nuovi ritrovamenti archeologici se hai la possibilità di condividere l'articolo.
Assolutamente, Giovanni. Mi assicurerò di inviartelo a modo tuo. Penso che lo troverai davvero illuminante e stimolante. Meraviglioso, grazie Anna. Questo è il tipo di storia che merita di essere ampiamente conosciuta e celebrata. Non potrei essere più d'accordo. È una parte così importante del nostro passato condiviso che merita un'esplorazione più approfondita. Beh, non vedo davvero l'ora di tuffarmi in questa cosa. Grazie per l'ottima raccomandazione. Quando vuoi, John. Sono sempre felice di discutere di nuove affascinanti scoperte come queste. Eccezionale. Va bene che l'apprendimento abbia inizio. Lezione 12. Le difficoltà del passato. Iran, stavo leggendo qualcosa in più sulle scoperte dell'Underground Railroad di cui hai parlato l'altro giorno. Roba affascinante. Sono così felice che tu l'abbia trovato interessante, John. Le storie di quegli schiavi fuggiti sono davvero stimolanti, ma anche strazianti. Assolutamente. Le difficoltà che hanno sopportato nel loro viaggio verso la libertà sono semplicemente inimmaginabili. Decisamente. L'articolo metteva davvero in luce come dovessero viaggiare col favore dell'oscurità, sempre di corsa. Già, e doversi nascondere dove potevano durante il giorno che fosse un fienile o una cantina. Deve essere stato terrificante. Decisamente. E il maltempo con cui hanno dovuto fare i conti, la paura costante di essere scoperti, è semplicemente straziante pensarci. Assolutamente. La forza e la resilienza di questi individui sono davvero umilianti. Rischiare tutto per avere una possibilità di libertà. Esattamente. Erano disposti ad affrontare pericoli e privazioni inimmaginabili solo per la possibilità di una vita migliore. È incredibile. E sono felice che i ricercatori continuino a scoprire sempre più dettagli sui loro insidiosi viaggi. Decisamente. È così importante preservare e condividere queste storie, per onorare i sacrifici di quelle anime coraggiose. Assolutamente. È una parte cruciale della nostra storia collettiva che merita di essere ampiamente conosciuta e commemorata. Ben detto, Giovanni. Queste storie servono come un potente promemoria della capacità umana di coraggio e determinazione. Decisamente. E ci ispirano a continuare la lotta per la giustizia e l'equità, anche di fronte a difficoltà apparentemente insormontabili. Esattamente. Le lezioni che possiamo imparare dalla resilienza degli schiavi fuggiti sono davvero inestimabili. Assolutamente. Sono davvero grato di aver imparato di più su questo importante capitolo della nostra storia. Anch'io, John. È stato illuminante e umiliante. Queste storie meritano di essere ricordate e onorate. Decisamente. Va bene, mi sento ispirato ad approfondire ancora di più questo argomento affascinante. Meraviglioso, Giovanni. Sono sicuro che c'è molto altro che possiamo scoprire e apprezzare sugli eroici viaggi del passato. Assolutamente. Più impariamo, più possiamo impegnarci per costruire un mondo più giusto ed equo. Lezione 13. La varietà è il sale della vita. Ehi, Anna, ho notato che oggi hai portato un pranzo dall'aspetto piuttosto interessante. Cos'hai lì? Oh, questo? È solo una cosina che ho messo insieme con gli avanzi nel frigo. Molta varietà. Bello, bello.
Di che tipo di opzioni stiamo parlando qui? Bene, vediamo. Ho del tacchino, un po' di prosciutto e alcune opzioni vegetariane come peperoni arrostiti e verdure saltate. Oh, sembra delizioso. Adoro il modo in cui ho hai mescolato con diverse proteine e prodotto. Decisamente. Cerco di tenere a portata di mano una buona varietà di scelte salutari in modo da poter facilmente preparare un pasto equilibrato. Questo è un approccio davvero intelligente. Mantiene le cose interessanti e nutrienti. Esattamente. Trovo che avere questo tipo di versatilità nel frigorifero e nella dispensa renda molto più facile mangiare bene. Posso immaginare. La varietà è fondamentale soprattutto quando cerchi di fare scelte sane in modo coerente. Assolutamente. Impedisce che l'ora dei pasti sembri monotona o restrittiva, sai? Di sicuro, avere quei diversi sapori e consistenze tra cui scegliere deve rendere l'ora di pranzo davvero piacevole. Decisamente. Mi permette di adattare i miei pasti al mio umore e al mio appetito in un dato giorno. Questo è un ottimo punto. Essere in grado di mescolare e abbinare mantiene le cose fresche e soddisfacenti. Decisamente. Ed è utile per assicurarmi di assumere un'ampia gamma di nutrienti nella mia dieta. Ah, bella chiamata. La diversità nelle scelte alimentari è molto importante per la salute e il benessere generale. Esattamente. Cerco di incorporare un arcobaleno di frutta e verdura, insieme a proteine magre e cereali integrali. Sembra una formula vincente. Mi viene fame solo a pensare a tutte quelle deliziose opzioni. Ah, beh, sei più che benvenuto se vuoi unirti a me a pranzo quando vuoi, John. Sarei felice di condividere. Potrei semplicemente accettarti su questo. Un po' di varietà nel mio pasto di mezzogiorno potrebbe essere proprio ciò di cui ho bisogno. Perfetto! Non vedo l'ora. La varietà è il sale della vita, dopo tutto. Amen, Anna. Va bene, ora ho ufficialmente voglia di un pranzo gustoso e completo. Missione compiuta, quindi, goditi il resto della giornata, John. Anche tu, Anna. Non vedo l'ora della nostra prossima deliziosa avventura culinaria. Lezione 14. Abbondanza di scelta. Wow, Anna, questo negozio di alimentari ha davvero un'impressionante selezione di prodotti, non è vero? Assolutamente. Adoro la varietà che offrono. È fantastico avere così tante opzioni tra cui scegliere. Sono d'accordo. È quasi travolgente a dire il vero. C'è così tanto da guardare. So cosa intendi. All'inizio può essere un po' scoraggiante, ma lo trovo entusiasmante. Hai ragione, è emozionante. In un certo senso è come essere un bambino in un negozio di dolciumi. Ah, esatto. Con tutte queste scelte, sono sicuro che saremo in grado di trovare esattamente ciò di cui abbiamo bisogno. Questo è un buon punto. Avere questo tipo di selezione rende sicuramente più semplice ottenere tutto sulla nostra lista. Decisamente. E non ci sono solo gli articoli essenziali, ci sono anche tantissime specialità e prodotti gourmet. Oh, l'ho notato. È come se avessero ogni tipo di condimento, spezie e snack immaginabile. Lo so, è impressionante. Si rivolge davvero a tutti i tipi di gusti e preferenze dietetiche.
Assolutamente. È fantastico che riescano a soddisfare una gamma così ampia di clienti. Concordato. È così bello avere un negozio di alimentari che va ben oltre in termini di selezione. Di sicuro. Questo è sicuramente uno dei negozi più diversificati e ben forniti in cui sia mai stata. Anche io. Renderà il nostro giro di shopping di oggi un vero piacere. Non potrei essere più d'accordo. Va bene, tuffiamoci e vediamo quali meraviglie culinarie possiamo scoprire. Lezione 15. Nozioni di base sul budget. Ehi, Dan, avrei una domanda veloce sul costo di questo viaggio. Per caso sai quanto dovremo spendere oggi? Bella domanda. Stimerei circa $300, più o meno, in base al nostro consueto budget per la spesa. Ok, 300, capito. Entro quando dobbiamo farlo pagare. Beh, la data di scadenza del conto della spesa di questo mese è di solito il 15, se ricordo bene. Ah, perfetto. Questo ci dà un paio di settimane per assicurarci di avere tutto coperto. Esattamente. Ciò dovrebbe darci tutto il tempo necessario per pianificare il budget ed effettuare il pagamento in tempo. Ottimo, è davvero utile saperlo. Voglio assicurarmi che non si verifichino problemi con i tempi. Decisamente. È sempre bene essere proattivi nella gestione delle nostre finanze, soprattutto per le cose essenziali come la spesa. Assolutamente. Apprezzo che tu abbia fornito questi dettagli. Mi aiuta a sentirmi più organizzato e preparato. Naturalmente, sono felice di condividere queste informazioni. Mantenere il budget sotto controllo è importante per entrambi. Concordato. Va bene, andiamo a fare shopping e manteniamo l'obiettivo di $300, ok? Suona bene? Sono sicuro che riusciremo a trovare tutto ciò di cui abbiamo bisogno e a rispettare il nostro budget. È eccezionale. Fammi strada, Anna. Sono proprio dietro di te. Meraviglioso, facciamolo. Sono pronto a massimizzare il nostro giro di spesa. Fantastico. Sarà una gita tranquilla e di successo, posso proprio sentirlo. Lezione 16. Scherzi sull'abbigliamento da spiaggia. Ehi, Anna, non ho potuto fare a meno di notare l'abbigliamento da spiaggia di tuo fratello. Costume da bagno. Oh sì, ama mantenere le cose casual e comode quando è in spiaggia. Lo posso capire, anche se devo dire che tendo ad essere un po' più elegante quando vado. Veramente? Qual è il tuo abbigliamento da spiaggia preferito allora? Sono curioso di conoscere il tuo stile. Beh, il solito rotto per una bella gonna e una camicetta. Mi piace sembrare un po' più ordinato. È un aspetto fantastico. Capisco perché lo preferisci ai soli bauli. Esattamente. Mi piace sentirmi lucida anche quando mi rilasso in riva all'acqua. Lo posso apprezzare. Ognuno ha il proprio livello di comfort e l'estetica preferita. Assolutamente. Ed è divertente vedere i diversi modi in cui le persone scelgono di vestirsi per la spiaggia. Decisamente. A mio parere, aggiunge all'intera esperienza e atmosfera. Sono d'accordo. Inoltre,
È un ottimo modo per esprimere il tuo stile e le tue preferenze personali. Completamente. Non esiste un modo giusto o sbagliato di indossare un abbigliamento da spiaggia, purché ti senta sicuro. Ben detto, Ann. Sono felice che ci troviamo d'accordo su questa moda da spiaggia casual ma elegante. Anche io. È stato divertente confrontare le nostre prospettive sul beachwear. Decisamente. Mi piacciono queste piccole discussioni sui nostri diversi gusti e abitudini. Lo stesso qui. È sempre interessante conoscere gli approcci unici degli altri. Concordato. Va bene, andiamo a mettere in mostra i nostri look da spiaggia. Lezione 17. La forza nell'unità. Ehi Anna, volevo chiederti, come fai a rimanere così motivata e produttiva anche quando il carico di lavoro diventa pesante? Bene, John, trovo che avere un forte sistema di supporto faccia la differenza. Faccio molto affidamento sulle persone che mi circondano. Questo è un ottimo punto. Per essere così prezioso avere quella rete di colleghi e amici su cui appoggiarsi. Decisamente. So che non potrei mai fare tutto da solo. Ci vuole davvero un lavoro di squadra. Posso immaginare. A volte i compiti possono essere travolgenti, anche per il lavoratore più zelante. Assolutamente. Ecco perché mi assicuro di chiedere aiuto quando ne ho bisogno. Non ho paura di delegare o collaborare. Questo è un approccio saggio. Cercare di affrontare tutto da solo può portare rapidamente al burnout. Esattamente. Ho imparato che va bene ammettere quando mi sento sotto pressione. I miei colleghi sono sempre lì per dare una mano. È fantastico. È stimolante sentire come hai costruito quella rete di supporto intorno a te. Grazie, Giovanni. E ti incoraggio a fare lo stesso. Tutti abbiamo bisogno di quella spinta in più a volte. Sai, hai ragione. Tendo a provare a gestire le cose da solo, ma forse dovrei essere più aperto alla collaborazione. Penso che ti farebbe davvero bene. Affrontare le sfide insieme può farle sentire molto più gestibili. Sono d'accordo. Va bene, farò uno sforzo consapevole per raggiungere di più e sfruttare i punti di forza di coloro che mi circondano. È meraviglioso, John. Non ho dubbi che vedrai una reale differenza nella tua produttività e nel tuo benessere generale. Apprezzo che tu abbia dedicato del tempo a condividere la tua prospettiva. Mi ha davvero motivato a ripensare il mio approccio. Sono così felice di saperlo, John. Ricorda, siamo tutti sulla stessa barca, non esitare a sfruttare questo supporto. Decisamente. Grazie, Anna. Ecco come lavorare in modo più intelligente, non più difficile. Lezione 18. Vola via a Galveston. Ehi, Anna, ho sentito che stai programmando un viaggio presto a Galveston. È giusto? Sì, è corretto. Non vedo davvero l'ora. Ho sentito cose fantastiche sulla città. È fantastico. Ci sono stato alcune volte anch'io ed è un posto meraviglioso da visitare. Oh, fantastico! Hai qualche consiglio da darmi su come arrivarci? Assolutamente. Ci sono diverse compagnie aeree che volano direttamente all'aeroporto di Galveston, il che è davvero conveniente.
Meraviglioso, buono a sapersi. Dovrò esaminare le opzioni e gli orari dei voli. Decisamente. E l'aeroporto è abbastanza vicino alle principali attrazioni, quindi spostarsi è facile. Perfetto, sono informazioni davvero utili. Voglio assicurarmi di pianificare un viaggio efficiente e divertente. Sono sicuro che lo farai. Galveston ha così tanto da offrire. Le spiagge, il quartiere storico, i frutti di mare. Sembra un sogno. Non vedo l'ora di sperimentare tutto di persona. Altri suggerimenti che puoi condividere? Lasciami pensare. O consiglierei di portare con sé abiti leggeri e comodi. Il tempo è generalmente abbastanza piacevole. Buona chiamata. Lo terrò sicuramente a mente mentre inizierò a pianificare il mio guardaroba per il viaggio. Eccezionale. E non dimenticare di prenderti un po' di tempo per rilassarti e assorbire le vibrazioni della costa. Assolutamente, è un must. Voglio davvero immergermi nello stile di vita di Galveston. Penso che lo adorerai. Ha un carattere così unico e affascinante. Sono sicuro che lo farò. Apprezzo che tu abbia condiviso questi suggerimenti utili, John. Mi rende ancora più emozionato per questo viaggio. Sono felice di aver potuto fornire alcuni spunti utili. Goditi il tuo tempo a Galveston. Lezione 19. Cogliere l'attimo. Ehi Anna, volevo gestirti una cosa. Stavo pensando a quel piano di vendita di cui abbiamo discusso l'altro giorno. Oh, eccellente! Cosa ne pensi? Sono entusiasta di sentire la tua prospettiva. Beh, penso che sia un piano solido, ma mi chiedevo se potesse esserci un modo per realizzarlo in modo ancora più efficace. Interessante. Cosa avevi in mente? Sono sempre aperto a modi in cui possiamo ottimizzare la nostra strategia. Stavo pensando che potremmo provare ad aumentare davvero i numeri delle vendite in un arco di tempo ancora più breve. Oh, capisco a cosa vuoi arrivare. Sarebbe un ottimo modo per raggiungere i nostri obiettivi ancora più velocemente. Esattamente. Penso che se unissimo davvero le nostre idee potremmo trovare un modo per accelerare il piano. Adoro quell'energia, John. Immergiamoci e vediamo cosa possiamo fare con il brainstorming per realizzarlo. Fantastico, sono entusiasta di iniziare. Penso che con la nostra esperienza combinata possiamo far accadere una vera magia. Assolutamente. Questo è il tipo di sfida in cui prospero. Sono pronto a mettermi al lavoro e vedere i risultati. Fantastico. Va bene, tracciamo i dettagli e iniziamo a mettere in atto questo piano. Suona bene. Ho una bella sensazione a riguardo. Supereremo assolutamente questi obiettivi di vendita. Non potrei essere più d'accordo. Questo è il nostro momento di brillare, Ranna. Cogliamolo. Sì, facciamolo. Sono carico e pronto a eseguirlo in modo impeccabile. Questo è lo spirito. Va bene, veniamo al dunque. Non vedo l'ora di vedere cosa saremo in grado di ottenere. Lezione 20. Abbracciare la diversità. Ehi, Anna, volevo parlarti di una cosa su cui sto riflettendo ultimamente. Certo, cosa hai in mente? Sono sempre felice di prestare orecchio.
Ebbene, ho pensato molto all'importanza di abbracciare la diversità sia nella nostra vita personale che nel nostro lavoro. È un argomento meraviglioso da esplorare. Sono completamente d'accordo sul fatto che la diversità sia un elemento cruciale. Assolutamente. Sento che è qualcosa che può davvero arricchire le nostre esperienze e prospettive. Non potrei essere più d'accordo. Quando ci apriamo a background e punti di vista diversi, può essere davvero trasformativo. Decisamente. Ho scoperto che affrontare le situazioni con una mentalità aperta e curiosa fa la differenza. Decisamente. E non si tratta solo di tollerare la diversità, ma di celebrarla attivamente e imparare da essa. Ben detto. Penso che troppo spesso le persone possano essere resistenti a cose che non sono familiari o diverse. Hai proprio ragione. Ma quando incontriamo questa diversità con fede, coraggio, pazienza e gratitudine, possono accadere cose straordinarie. Assolutamente. Si tratta di riconoscere che le nostre differenze sono ciò che ci rende più forti come collettivo. Esattamente. C'è così tanto che possiamo guadagnare abbracciando le prospettive e le esperienze uniche che gli altri portano sul tavolo. Non potrei essere più d'accordo. Sento che questa è una mentalità così importante da coltivare sia a livello professionale che personale. Sono pienamente d'accordo. È un viaggio, ma così gratificante e appagante. Ben detto. Sono grato di aver avuto questa conversazione con te, Anna. Mi ha davvero espiato. Questo mi rende così felice di saperlo, John. Sono felice che abbiamo potuto riflettere sul potere di abbracciare insieme la diversità. Anche io. Brindiamo alla crescita continua, alla comprensione e alla celebrazione delle nostre differenze. Ben detto. Sono entusiasta di vedere dove ci porterà questa mentalità, sia come individui che come squadra. Assolutamente. Il futuro è luminoso quando ci avviciniamo ad esso con cuore e mente aperti. Non potrei essere più d'accordo. Continuiamo questo dialogo. C'è molto altro da esplorare su questo argomento. Ci sto, Anna. Questo è solo l'inizio di una conversazione davvero significativa. Lezione 21. Gioco dei nomi. Ehi Anna, volevo chiederti come si chiama il tuo cane? Oh, il nome del mio cane è Luna. E tu, hai un animale domestico? Sì, lo faccio. Il suo nome è Max. È un vero concentrato di energia. Oh, Max sembra un cucciolo divertente. Da quanto tempo lo hai? A dire il vero, Max ormai da qualche anno. È stato un grande compagno. È meraviglioso. Ho Luna da circa un anno e ha portato tanta gioia nella mia vita. Posso immaginare. L'amore incondizionato di un animale domestico è davvero speciale, non è vero? Assolutamente. È incredibile come possano illuminare la tua giornata con la loro presenza. Decisamente. Max è sempre lì ad accogliermi con quella coda scodinzolante. È il migliore. Posso capirlo. Luna ha la corteccia più dolce che mi scioglie il cuore. Oh, scommetto. Gli animali domestici riescono davvero a insinuarsi nei nostri affetti, non è vero?
Lo fanno sicuramente. Non so cosa farei senza la mia piccola Luna adesso. Lo stesso qui con Max. È diventato una parte così importante della mia vita. Lo adoro. È fantastico che entrambi abbiamo questi amici pelosi con cui condividere la vita. Concordato. Gli animali domestici riescono davvero ad arricchire le nostre esperienze, non è vero? Assolutamente. Sono felice che oggi abbiamo potuto legare i nostri amati compagni. Anch'io, Lanna. Parlare dei nostri animali domestici è stato un vero momento clou della mia giornata. Lezione 22. Momenti consapevoli. Lanna, volevo chiederti una cosa che ho notato ultimamente. Certo. Di cosa si tratta? Sono felice di prestare orecchio. Beh, mi sento come se avessi passato troppo tempo a scorrere senza pensare sul mio telefono, anche quando non ne avevo davvero bisogno. Ah, so esattamente cosa intendi. Mi sono sorpreso a fare esattamente la stessa cosa. È quasi come un riflesso, non è vero? Prendiamo automaticamente i nostri telefoni senza nemmeno pensarci. Decisamente. È diventata una tale abitudine, ma non è sempre il miglior uso del nostro tempo e della nostra attenzione. Esattamente. Ho cercato di essere più attento a quando e come utilizzo il telefono, ma può essere difficile. Sono completamente d'accordo. È un'abitudine difficile da eliminare, ma è così importante per il nostro benessere. Assolutamente. Sento che è qualcosa con cui molti di noi lottano in questi giorni. Di sicuro. Ho anche notato che a volte può influire sulla mia produttività e concentrazione. Uffa, sì, anche per me è una cosa importante. Mi ritrovo a essere distratto dalle notifiche o semplicemente dallo scorrimento insensato. Ti sento. È così facile lasciarsi risucchiare nel vortice digitale, anche quando abbiamo cose importanti da fare. Esattamente. Penso che sia giunto il momento per entrambi di essere un po' più intenzionali riguardo all'utilizzo del telefono. Non potrei essere più d'accordo. Dobbiamo trovare quell'equilibrio e assicurarci che i nostri dispositivi non governino le nostre vite. Decisamente. Qualche consiglio che hai trovato utile per frenare questa insensata abitudine al telefono? Alcune cose hanno funzionato per me. Ad esempio, mettere il telefono in un'altra stanza durante l'orario di lavoro concentrato. Oh, questa è buona. Dovrò provarlo. Qualunque altra cosa. Inoltre, impostando orari specifici per controllare i social media o le email, anziché limitarsi ad aggiornare costantemente. Ah sì, ha molto senso. Stabilire questi confini è fondamentale. Esattamente. Ci vuole un po' di disciplina, ma ne vale davvero la pena per riconquistare la nostra attenzione e presenza. Sono con te. Va bene, mi sento motivato a fare alcuni cambiamenti. Grazie per l'ottimo consiglio, Ranna. Lezione 23. Affrontare tempistiche strette. Ehi, Ranna, volevo rivisitare il piano di vendita su cui stavamo lavorando. Sono un po' preoccupato per la tempistica. Oh, capisco. Quali sono i tuoi pensieri? Sono aperto a esplorare modi in cui possiamo ottimizzare il piano. Ebbene, temo che potremmo non essere in grado di raggiungere realisticamente gli obiettivi entro le 2 settimane di cui avevamo inizialmente discusso. Posso capire la tua preoccupazione.
Si tratta di un calendario piuttosto serrato che avevamo fissato. Esattamente. Temo che forse dovremo modificare il piano per avere un po' più di respiro. Questo è un punto giusto. Facciamo un passo indietro e vediamo cosa possiamo fare per renderlo più realizzabile. Suona bene. Sono felice di discutere con te alcune potenziali soluzioni. Assolutamente. Sono fiducioso che se uniamo le nostre teste, possiamo trovare un modo per far funzionare le cose. Apprezzo la tua positività, Anna. Ok, iniziamo rivalutando gli obiettivi e le scadenze specifici. Buona idea. Forse possiamo allungare un po' la tempistica senza compromettere gli obiettivi generali. Esattamente. E forse ci sono aree in cui possiamo razionalizzare o ottimizzare determinati processi. Decisamente. Sono sicuro che ci siano opportunità per noi di lavorare in modo più intelligente, non solo di più. Decisamente. Sono ansioso di tuffarmi e vedere cosa possiamo inventare. Anch'io, John. Questo è il tipo di sfida che mi piace davvero affrontare. Eccellente. Va bene, allora veniamo al dunque. Mi sento bene riguardo alla nostra capacità di trovare una soluzione praticabile. Assolutamente. Grazie alla nostra esperienza combinata, so che troveremo un modo per rendere questo piano un successo clamoroso. Non potrei essere più d'accordo. Ok, cominciamo. Il tempo stringe. Lezione 24. Budget brillante. Buongiorno, Anna. Volevo discutere del budget per il nostro prossimo progetto. Hai qualche minuto? Assolutamente, Giovanni. Sarò felice di discutere con te i dettagli del budget. Cosa hai in mente? Bene, sto cercando di avere un quadro chiaro di quali risorse avremo esattamente bisogno e quanto costeranno. Ottimo, entriamo nel dettaglio. Che tipo di informazioni stai cercando nello specifico? Mi piacerebbe avere un'idea migliore degli articoli indispensabili e dei costi associati all'interno del nostro budget. Ok, capito. Posso sicuramente aiutarti a determinare i componenti essenziali e la loro disponibilità. Fantastico. E naturalmente dovremo assicurarci che tutto sia in linea con i nostri vincoli di bilancio complessivi. Esattamente. Dovremo bilanciare attentamente le nostre esigenze e priorità con le risorse che abbiamo a disposizione. Assolutamente. Quindi quale pensi che sarebbe l'approccio migliore per affrontare questo problema? Lasciami pensare. Penso che il primo passo sarebbe quello di fare un elenco completo di tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Ottima idea. Questo ci darà una solida base su cui lavorare. Decisamente. E poi possiamo ricercare prezzi e disponibilità per ciascun articolo nell'elenco. Giusto, così possiamo valutare cosa è fattibile entro i nostri parametri di budget. Precisamente. In questo modo possiamo prendere decisioni informate sull'allocazione delle nostre risorse. Meraviglioso. Sono davvero ansioso di capire questa cosa. Quali pensi che dovrebbero essere i nostri prossimi passi? Bene, suggerirei di riservare un po' di tempo dedicato per scorrere l'elenco e analizzare i numeri. Suona bene. Pianifichiamo un incontro più tardi oggi per approfondire la questione.
Per me funziona. Sono fiducioso che insieme potremo elaborare un solido piano di budget. Fantastico. Apprezzo davvero che tu abbia trovato il tempo per affrontare questa cosa con me, Anna. Naturalmente, Giovanni. Sono felice che possiamo collaborare per garantire di avere le risorse di cui abbiamo bisogno per il successo. Assolutamente. Va bene, veniamo al dunque. Sono entusiasta di vedere cosa possiamo realizzare. Lezione 25. Apprendimenti permanenti. Ehi, Anna, volevo chiederti, come fai a rimanere motivata per continuare a imparare e crescere? È un'ottima domanda, John. Trovo che la ricerca costante di feedback e nuove sfide sia fondamentale. Questo ha molto senso. È facile accontentarsi se non ti impegni. Esattamente. Cerco sempre di identificare aree in cui posso migliorare o espandere le mie conoscenze. Ammiro quella spinta a continuare ad evolversi. Hai qualche strategia specifica che utilizzi? Bene, cerco di essere davvero aperto alle critiche costruttive, sia da parte di colleghi che di mentori. Questo è un approccio saggio. Accettare il feedback anche quando è difficile può essere molto prezioso. Assolutamente. E mi impegno a fissare obiettivi incrementali per me stesso, quindi sto facendo progressi costanti. Lo adoro. Suddividere le cose in passaggi gestibili sembra un ottimo modo per rimanere motivati. Decisamente. Mi aiuta a evitare di sentirmi sopraffatto o scoraggiato. Questo ha molto senso. E come gestisci i conflitti o gli intoppi lungo il percorso? Cerco di rimanere positivo e di vederli come opportunità per imparare e crescere, piuttosto che come ostacoli. È una mentalità davvero fantastica. Mantenere tale resilienza deve essere cruciale. E ricordo sempre a me stesso che un po' di lotta fa parte del processo. Sagge parole, Anna. È stimolante sentirti parlare del tuo approccio all'apprendimento continuo. Grazie, Giovanni. È qualcosa che mi appassiona davvero. Credo che non dovremmo mai smettere di crescere. Non potrei essere più d'accordo. Stai dando un esempio fantastico e apprezzo che tu abbia condiviso le tue intuizioni. Ne sono felice. L'apprendimento permanente è così importante e sono felice di poter fornire una prospettiva utile. Decisamente. Questa è stata una conversazione davvero approfondita. Mi sento motivato ad abbracciare la stessa mentalità. È meraviglioso sentirlo, John. Sono sicuro che farai grandi cose se mantieni quello spirito di curiosità. Apprezzo l'incoraggiamento. Rimaniamo curiosi e non smettiamo mai di imparare.